Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel video di oggi. Se vi piace, mettete un like e iscrivetevi, potete sostenermi ancora di più cliccando sul pulsante Unisciti qui sotto. Grazie di cuore, e adesso andiamo a vedere cosa è successo. Nelle ore più tarde della notte, quando la città sembrava trattenere il respiro sotto un diluvio ostinato e il traffico si spegneva in un borbottio lontano, un episodio inatteso ha trascinato migliaia di spettatori in un'angoscia difficile anche solo da descrivere. Elçin Sangu, amatissima interprete e volto simbolo della nostra televisione, ha vissuto uno dei momenti più pericolosi della sua carriera mentre rientrava a casa dopo una giornata interminabile sul set della sua nuova serie di punta. Quello che doveva essere un tragitto quieto e solitario si è trasformato, in pochi istanti, in un evento capace di scuotere i media internazionali, accendere l'allarme sui social e tenere con il fiato sospeso la sua immensa fanbase, in particolare il pubblico spagnolo che da anni la considera una vera icona. Le prime notizie sono circolate a brandelli, sussurrate come se chi avesse assistito alla scena temesse di non essere creduto. La tempesta colpiva con un furore quasi irreale, lampi che squarciavano il cielo e una pioggia a secchiate che non lasciava scampo. Le strade erano diventate lastre scivolose, traditrici, dove un gesto appena più brusco poteva trasformarsi in disastro. In quel contesto, stremata da una giornata faticosa e densa di scene complesse, Elçin guidava con prudenza, cercando di farsi strada tra l'oscurità pesante e le improvvise lingue di luce. Ma la natura, capricciosa e talvolta crudele, ha avuto la meglio sul suo passo misurato. Secondo i residenti che hanno udito lo schianto dalle finestre, è bastato un istante di scompenso, un piccolo tradimento dell'asfalto, perché l'auto perdesse aderenza deviando di colpo verso un lato della carreggiata. L'impatto con le barriere metalliche ha risuonato in più isolati, ha inclinato vetrate e spinto alcuni passanti a correre istintivamente verso il punto del botto. Le testimonianze concordano. La scena iniziale è stata scioccante. C'è chi, spinto dall'urgenza, si è precipitato per capire come stesse l'attrice, e c'è chi, con le mani tremanti, ha composto i numeri d'emergenza. Nel mezzo della confusione, i presenti hanno assicurato che Elçin fosse cosciente, anche se scossa e confusa dal colpo violentissimo. I soccorsi sono arrivati in fretta, affiancati da pattuglie che hanno isolato l'area e facilitato il lavoro dei paramedici. I primi interventi sono stati eseguiti direttamente accanto al veicolo, sotto una pioggia che non concedeva tregua. Poi il trasferimento in una clinica privata poco distante, dove un'equipe di specialisti era già pronta per un controllo minuzioso, con l'obiettivo di escludere qualunque danno nascosto. Per ore, i medici hanno effettuato test approfonditi, passando al setaccio ogni possibile conseguenza. Alla fine, la diagnosi ha portato un filo di sollievo. Contusione importante, qualche contrattura muscolare provocata dall'urto, ma nessun danno grave, nessun rischio immediato. Per precauzione, tuttavia, è stato deciso di tenerla in osservazione per i giorni successivi, così da riconoscere in tempo qualsiasi sintomo tardivo. Intanto, mentre gli esami erano in corso, il mondo digitale si incendiava. Le immagini catturate dai passanti, in cui la si vede cosciente, ma pallida e stordita, hanno iniziato a diffondersi a una velocità spaventosa. Nel giro di pochi minuti, il suo nome è schizzato tra i trend globali, soprattutto su X, su Instagram e su TikTok. Da fuori confine, il sostegno non si è fatto attendere. I fan spagnoli si sono distinti per intensità e quantità di messaggi, molti confessando di provare una vicinanza così forte da sentirsi colpiti in prima persona dalla notizia. E quando la preoccupazione diventava febbre, sono intervenute voci autorevoli del mondo dello spettacolo. Ma il messaggio che ha fatto tirare il respiro più profondo è stato quello di Bara Arduk, compagno di scena di lunga data e presenza costante al suo fianco nelle avventure professionali più amate. Con un post che ha fatto il giro della rete, Bara ha raccontato che lo spavento è stato enorme, ma ha assicurato che Elçin fosse stabile e fuori pericolo. Ha invitato tutti a mantenere la calma, a mandare pensieri positivi e a rispettare i tempi della ripresa, parole accolte con un'onda di gratitudine e di affetto.
Anche la produzione della serie a cui stanno lavorando ha rotto il silenzio con un comunicato ufficiale. Hanno definito Elchin una professionista esemplare, amica stimata e parte irrinunciabile della squadra. Hanno confermato che le riprese sarebbero state riorganizzate nei giorni successivi, per permetterle di riposare senza pressioni e tornare soltanto quando i medici lo riterranno opportuno. La salute della nostra collega viene prima di tutto, si leggeva in chiusura, una frase semplice che ha pesato come una carezza su una comunità in ansia. Col passare delle ore, il fenomeno è cresciuto ancora. Non solo i dettagli dell'incidente venivano scomposti e analizzati da ogni angolazione immaginabile, ma si è aperto un dibattito più ampio sulle richieste fisiche ed emotive che gravano sulle stelle turche, spesso sottoposte a ritmi intensi. In Spagna, dove le produzioni turche vivono un successo travolgente, gli utenti hanno condiviso riflessioni sincere, chiedendosi che cosa significhi, per un pubblico lontano ma affezionato, essere colpito da una notizia del genere. Molti hanno ricordato come i personaggi che Elchin e Bar hanno portato sullo schermo abbiano fatto compagnia a case intere, oltre i confini, legando serate e rituali familiari a quell'immaginario. La domanda più ricorrente, nascosta tra un commento e l'altro, era semplice: come proteggere ciò che amiamo quando la realtà bussa così forte? C'è poi il rovescio più intimo di questa storia. La dinamica tra due artisti che hanno condiviso una chimica rara, trasformata col tempo in un'intesa professionale riconoscibile a colpo d'occhio. Chi li segue sa quanto Bar sia discreto ma presente, e quanto Elchin ami schermarsi con ironia anche nei momenti tesi. Eppure, davanti a una notte di pioggia e sirene, sono scivolate le maschere, è rimasta l'umanità di due persone abituate ai riflettori, ma non invulnerabili. Qualcuno racconta di aver visto Bar arrivare poco dopo, protetto da un cappuccio, cercare informazioni senza fare rumore, aspettare che i medici dessero il loro verdetto e solo allora affidarsi alle parole, quelle perfette, poche, chiare, gentili. Nel frattempo, da molti set è rimbalzata la stessa considerazione: l'urgenza di ripensare i ritmi, di non sacrificare la sicurezza sull'altare della velocità. Alcuni registi hanno ricordato notti simili, strade ugualmente insidiose, la stanchezza che appanna i sensi quando i giorni di riprese si allungano oltre il ragionevole. Non è un caso che, tra i primi commenti, ci sia stato anche quello del team che cura i protocolli di sicurezza della produzione, un invito a insistere su auto con pneumatici adatti, turni che non spingano all'ultimo, e servizi di accompagnamento nelle serate più estenuanti. Eppure, nonostante l'analisi e la tecnica, ciò che ha tenuto insieme il filo della notte è stato un sentimento semplice: l'affetto. Nel mare dei messaggi comparsi sotto i post, da Istanbul a Madrid, la parola più ripetuta è stata forza. Forza a chi ha avuto paura, forza a chi si rialza, forza a chi deve respirare per ricominciare. Quando poi la clinica ha diramato una nota rassicurante, con un linguaggio misurato ma confortante, l'atmosfera si è fatta meno cupa. Elchin ha riposato, si è alimentata, ha risposto ai medici con lucidità. Il dolore c'è, com'è naturale, ma è il dolore di chi ha urtato forte e si rimette in piedi. E l'immagine che è rimasta impressa, scattata da chi si trovava sotto quella pioggia ostile, è quella di un volto stanco che però cerca il mondo con gli occhi, come per dire: ci sono. Le ore successive hanno visto crescere anche la curiosità: cosa cambierà nel calendario delle riprese? La produzione ha risposto con pragmatismo, annunciando una breve sospensione e una ripresa graduale, senza forzature. Il pubblico ha applaudito la scelta, perché quando ami un artista non chiedi che torni subito, chiedi che torni bene. C'è stata anche una chicca in attesa, un ricordo condiviso da un membro della troupe, un aneddoto dal set che parlava del modo in cui Elchin, la mattina stessa, aveva incoraggiato tutti a stringere i denti per chiudere una scena difficile. Un gesto normale, forse, ma che a posteriori ha suonato come una promessa: chi dà forza, quando può, la riceve indietro. E così è stato. La notizia ha lambito anche i media generalisti, che hanno trattato l'accaduto con rispetto. Alcuni opinionisti hanno provato a raccontare la portata del legame che unisce il pubblico spagnolo alle storie turche, un ponte costruito episodio dopo episodio, in cui le emozioni viaggiano senza documenti. E, inevitabile,
È comparsa la discussione sul ruolo dei social, tra condivisione utile e curiosità morbosa, tra diritto di informare e necessità di proteggere. In mezzo, loro due, Elcin e Bar, che sanno quanto sia prezioso trovare un equilibrio tra l'abbraccio del pubblico e la soglia della propria casa. Adesso, mentre scriviamo queste righe e raccogliamo le voci più affidabili, la situazione è chiara, il grande spavento è passato, la salute non è in pericolo, il riposo è la cura. Il resto verrà con la pazienza, che è una forma di amore. E noi, che amiamo raccontare le stelle senza dimenticarci che sono persone, preferiamo fermarci qui, su questa certezza: la notte è finita, e l'alba ha già bussato. E ora, cari follower di Celebrita dalla Turchia, vi rivolgiamo una domanda diretta. Come avete vissuto questa notizia? Che cosa vi ha colpito di più? Raccontatecelo nei commenti. Sappiamo che questa community cresce grazie al vostro sostegno, e che la vostra voce trasforma ogni storia in una conversazione viva. Se volete continuare a ricevere contenuti esclusivi sulle vostre star turche preferite, iscrivetevi al canale Celebrita dalla Turchia, attivate le notifiche e, se desiderate sostenerci ancora di più, cliccate sul pulsante Unisciti per diventare sostenitori speciali del canale. E diteci anche quali altri volti della Turchia vorreste vedere nei prossimi video, quali temi vi interessano di più, quali dietro le quinte vi piacerebbe scoprire qui, nella vostra casa delle notizie su YouTube. La vostra partecipazione non solo ci aiuta ad andare avanti, ma trasforma ogni aggiornamento in una storia condivisa, vibrante, intensa. Proprio come ci piace qui, su Celebrita dalla Turchia. Grazie per aver guardato il mio video. Ci vediamo al prossimo. Abbiate cura di voi, e a presto!